Cosa faresti se ti venisse offerto un potere immenso, ma scoprissi che il suo prezzo è la solitudine? E se poi capissi che quella solitudine era in realtà un dono? Questa è la storia di Filottete, l'eroe che ha dovuto perdersi per potersi ritrovare. Questo episodio è dedicato alla mia giovane ascoltatrice Silvia, che mi segue con tanta passione. Ringrazio gli amici che su Tipeee supportano questo podcast, entrando anima e cuore nel progetto: Giacomo, Tiresia e Gianmario. Grazie anche a Silvia Phil, Denise e Dalila, ancora ad Alessandro, Gioele e Jimbo, e infine a Valentina, Vanessa, Raul, Chiara Miriam, Andrea e Alessia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Buon ascolto! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 206. L'arciere maledetto. Il destino di Filottete. Le ceneri di 10 anni di guerra si posano sulle spalle di Filottete come una neve silenziosa. Il suo arco miracoloso, quello che ha posto fine all'assedio, pesa più del solito mentre si prepara a lasciare la piana di Troia. La sua precisione con l'arco è leggendaria, superiore persino a quella di Odisseo. Si dice che in una sfida, mentre Odisseo colpisce una colomba in volo, Filottete riesce a tranciare con una freccia il sottile spago che la tiene legata, dimostrando una maestria che va oltre il semplice potere di uccidere. È questa capacità di controllo, questa precisione quasi divina, che rende ancora più significativa la sua scelta di usare l'arco non più per la guerra, ma per la protezione. Ora la ferita al piede non brucia più, guarita dalle mani sapienti di Podalirio, ma un'altra ferita si apre nel suo animo, quella del ritorno. Non è il solo a sentire questa inquietudine. Molti eroi achei sanno che gli dei non hanno gradito i sacrilegi compiuti durante il sacco della città. Le profezie di Cassandra, ignorate da tutti, ora tornano a risuonare nelle loro menti, come una eco funesta. Filottete però ha intenzione di seguire il consiglio di Eracle, apparsogli sull'isola di Lemno. Brucerà la sua parte di bottino là, nel luogo che lui solo conosce, e consegnerà i suoi trofei all'anziano padre Peante. Solo l'arco del semidio rimarrà con lui, fedele compagno già di tante traversie. Il viaggio verso la Tessaglia si rivela più complesso del previsto. I venti contrari spingono la sua flotta verso le coste dell'Epiro. Qui i marinai raccolgono notizie su come i ritorni di molti eroi si siano trasformati in tragedie. Agamennone è stato assassinato nella sua reggia. Aiace Oileo è annegato per l'ira di Atena e di Poseidone. Di Menelao si è persa traccia. E come le loro, le altre navi vagano ancora per i mari, spinte da venti ostili. Quando finalmente riesce a doppiare il capo Malea, Filottete comprende che gli dei hanno deciso di mettere alla prova ancora una volta la sua resistenza. La tempesta che si scatena non è solo un capriccio di Poseidone, è il preludio di una trasformazione più profonda. Mentre alcune sue navi si disperdono nelle nebbie del mare furente e altre affondano o si perdono nell'oscurità,
L'eroe, ritto in piedi sulla tolda della sua ammiraglia solitaria, stringe a sé l'arco divino. Non sa ancora che questa tempesta lo sta guidando verso il suo vero destino. L'arrivo in Tessaglia, quando finalmente avviene, si rivela ancora più doloroso di quanto temuto. Durante la sua decennale assenza, i suoi oppositori politici hanno preso il potere. Non solo, hanno convinto il popolo che Filottete abbia abbandonato volontariamente la sua gente, che la storia del serpente sia stata solo una scusa per sottrarsi ai suoi doveri di comandante. Alcuni sostengono che siano stati i Rodi a fomentare questa rivolta, gelosi del potere che Filottete avrebbe potuto acquisire in patria grazie all'arco di Eracle. Altri indicano nei Pelleni gli artefici della sua rovina politica. Ma forse la verità è più semplice. Il potere, come un frutto troppo maturo, cade sempre nelle mani di chi rimane, non di chi parte. Filottete comprende che la sua terra non è più la sua casa. La decisione di ripartire non è dettata dalla paura. Con l'arco di Eracle potrebbe facilmente riconquistare il suo posto, ma qualcosa in lui è mutato profondamente. Quell'arco porta con sé una storia particolare che si intreccia con il destino della sua famiglia. Suo padre Peante è stato un arciere formidabile, uno degli Argonauti, capace persino di sconfiggere il gigante di bronzo Talo, guardiano dell'isola di Creta. Si dice che Eracle, nel momento di donare l'arco al giovane Filottete, abbia intravisto in lui non solo il figlio di un grande arciere, ma il futuro custode di un potere che dovrà essere usato per proteggere, non per conquistare. E ora, dopo 10 anni di solitudine a Lemno, Filottete comprende finalmente il senso di quel dono. La vera forza non risiede nel dominio sugli altri. Nel dolore e nella solitudine di Lemno, nei rari momenti in cui la ferita allenta la sua morsa, Filottete scopre un silenzio che non ha mai conosciuto prima. Il suo unico compagno è l'arco di Eracle, non più strumento di gloria, ma di sopravvivenza. Le lunghe notti stellate dell'isola diventano momenti di riflessione profonda. Mentre osserva il mare che lambisce le coste rocciose, mentre ascolta il vento che sussurra tra le rare vegetazioni, l'eroe scopre una forza diversa da quella del guerriero. La solitudine forzata si trasforma in un viaggio interiore, dove il dolore fisico diventa maestro di una saggezza che solo la sofferenza può insegnare. Quella ferita al piede che per 10 anni lo ha tormentato potrebbe non essere solo una punizione per aver tradito il giuramento fatto ad Eracle, come ti ho raccontato nella puntata 136. Potrebbe essere un segno degli dèi, un modo per costringerlo a fermarsi, a guardare dentro se stesso. Come il suo maestro Eracle, egli deve attraversare il dolore per raggiungere una forma di immortalità diversa da quella degli eroi guerrieri. La parabola di Filottete è quella di un uomo che ha dovuto attraversare 3 vite per trovare il suo vero destino. Prima, giovane erede dell'arco di Eracle, schiacciato dal peso di un potere tremendo. Poi, esule a Lemno, dove la solitudine gli insegna il valore della sofferenza. E infine, fondatore e protettore, quando la forza diventa strumento non di conquista, ma di costruzione. Il suo viaggio infatti prosegue verso sud, lungo le coste dell'Ellade. Ogni approdo rappresenta una possibilità, ogni baia potrebbe trasformarsi nella sua dimora definitiva. Ma è solo quando raggiunge le coste della Calabria che Filottete avverte qualcosa di diverso nell'aria. Un richiamo antico, forse, come se quelle terre lo stessero aspettando da sempre. Forse è la voce di Apollo, il dio dell'arco, che lo guida. Forse è il destino stesso che ha tessuto questa trama fin dall'inizio.
Qui fonda Petelia, l'odierna Strongoli. Con questa fondazione Filottete idealmente traccia un ponte tra due ere, quella degli eroi che cercano la gloria e quella degli uomini che costruiscono un futuro. Non più attraverso la guerra e le imprese militari, ma attraverso l'arte del governo e della costruzione, egli riedifica la sua nuova vita. È la cronaca di una metamorfosi, da guerriero ad uomo saggio, da esule a fondatore, da uomo ferito a guaritore di città. A Macalla erige un santuario dove, secondo alcune fonti, verrà deposto l'arco di Eracle. La sua opera più significativa è il tempio di Apollo a Laios, che si erge ancora oggi a Cirò Marina. Qui le possenti basi lapidee che sorreggevano antiche colonne in legno testimonierebbero il passaggio dell'eroe in quelle terre. Tra Crimisa e Petelia il terreno restituisce ancora oggi numerosi artefatti, testimoni silenziosi di un regno florido che la tradizione collega all'arrivo dell'eroe. Le monete di questo periodo spesso riportano simboli legati al culto di Apollo e all'arte del tiro con l'arco, quasi a voler sottolineare il legame tra il dio e il suo devoto servitore. La fine dell'eroe, narrata da Giustino, è emblematica di come la sua natura guerriera si sia trasformata, ma non spenta. Quando i Lucani, popolo bellicoso dell'entroterra, premono minacciosi sulle città della costa, Filottete non esita ad impugnare nuovamente le armi. Non lo fa per gloria personale come ai tempi di Troia, né per vendetta, come avrebbe potuto fare in Tessaglia. Questa volta combatte per proteggere la sua nuova gente, quei cittadini che lo hanno accolto come un padre fondatore. È ormai un uomo anziano, ma il suo coraggio non è diminuito. Guida personalmente la difesa, organizzando le milizie cittadine. I Lucani vengono respinti più volte, ma tornano sempre più numerosi. Durante uno di quegli assalti, Filottete cade in battaglia, difendendo le mura di quella che era diventata la sua vera patria. I Sibariti, che lo acclamano come loro fondatore, custodiranno nei secoli il ricordo di un uomo morto non da conquistatore, ma da protettore. L'arco di Eracle, che la leggenda vuole ancora sepolto sotto antiche pietre della Magna Grecia, attende nel silenzio dei secoli. Nella faretra che lo accompagna riposano ancora quelle frecce speciali, intinte nella bile dell'idra di Lerna dallo stesso Eracle, il cui veleno non ha mai trovato antidoto. Le stesse frecce che hanno deciso le sorti di Troia colpendo Paride. Qualcuno sussurra che nelle notti di tempesta, quando il vento sibila tra le rovine di Petelia, si possa ancora percepire un suono particolare, non il sibilo mortale di quelle frecce avvelenate, ma una melodia di pace e protezione. La voce popolare dice che in qualche angolo inesplorato della Calabria l'arco divino veglia ancora sulla terra che il suo ultimo padrone ha scelto di proteggere fino alla morte. Nel mito greco gli dei spesso mettono alla prova gli eroi attraverso la sofferenza, ma forse la vera prova non è sopportare il dolore, quanto comprendere che ogni ferita può diventare una finestra attraverso cui vedere il mondo e noi stessi con occhi nuovi. Filottete lo ha scoperto nella solitudine di Lemno, lo ha compreso sulle coste della Calabria e lo ha vissuto fino all'ultimo dei suoi giorni. A volte è necessario essere feriti per imparare a guarire, perdersi per potersi davvero trovare. Fate sentire, la tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui, condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale.
E se vuoi sempre essere aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così non ti perderai una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se anche per ora non puoi sopportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori, inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.